La prima cosa da segnalare, la più importante, il giorno dopo Fiorentina-Inter, è che da quello che sta emergendo le condizioni di Edoardo Bove sono in miglioramento e stanno arrivando buone notizie sul calciatore della Fiorentina che ha accusato questo malore durante il primo tempo di Fiorentina-Inter. Questa è la cosa più importante in attesa del prossimo bollettino medico ufficiale che dovrebbe arrivare a breve e commenteremo soltanto quello. Lasciamo da parte ogni gioco alla ricerca del cosa è successo, le cause, le indiscrezioni in questo momento non ci interessano, le lasciamo da parte, ci affidiamo alle fonti ufficiali dopo un grande spavento che abbiamo vissuto insieme. Sapere ecco che arrivano delle prime notizie confortanti ci permette quantomeno più a freddo di fare qualche ragionamento anche da un punto di vista regolamentare su quello che ci aspettiamo dopo Fiorentina-Inter, che deve fare i conti con il caos di un calendario folle che rischia di complicarsi veramente tanto. Vi porto poi anche una chicca di regolamento che forse non conoscete su chi potrà scendere in campo nel recupero della partita. Poi ci sono un paio di fake news che smontiamo subito e due temi legati anche ai 15 minuti di partita che abbiamo visto e che abbiamo commentato insieme. Ne parliamo di tutto questo nel nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace e se non lo avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno con tutti gli aggiornamenti di casa Inter. Allora, io partirei dal regolamento di cosa prevede. Se vi ricordate, ieri siamo stati i primi di fatto ad anticipare le varie ipotesi sul recupero della partita, che poi sono state tutte confermate da Sky e tutti gli altri. Tra l'altro c'è un'assemblea di Lega straordinaria da cui avremo a brevissimo ulteriori notizie, immagino. Comunque, intanto c'è il precedente di Udinese-Roma con il malore di Indicà che fa giurisprudenza sostanzialmente. Partita sospesa, poi rinviata e si giocherà dal minuto dell'interruzione. Quindi Fiorentina-Inter si riprenderà dal 16° e si giocheranno solo i minuti restanti di questa partita. Il problema è capire quando si giocherà il resto di questa partita, perché vi ho già fatto vedere delle simulazioni, vi ricondivido il nostro file con il calendario che vi metto a disposizione gratis, lo trovate nel link in descrizione. Ecco, il calendario è super intasato e fino a fine 2024 non ci sono assolutamente slot a disposizione, poi l'Inter sarà impegnata in Supercoppa italiana, quindi bisognerà recuperare anche Inter Bologna, per cui tutto gennaio è pieno di partite ogni 3 giorni, quindi le prime ipotesi per la data di recupero di Fiorentina Inter sono a febbraio, nella settimana tra Milan Inter e Inter Fiorentina, oppure la settimana successiva tra Inter Fiorentina e Juventus Inter, oppure tra Juventus Inter e Inter Genoa, o l'ultima ipotesi, sempre a febbraio, tra Inter Genoa e Napoli Inter. Quindi in uno di questi slot di febbraio troviamo la prima possibilità di recupero di questa gara, anche se c'è da dire che questa prima possibilità è vincolata, diciamo, a dei criteri, cioè se Inter e Fiorentina vanno direttamente agli ottavi di Champions League e Conference League, allora siamo praticamente sicuri che la partita si giocherà a febbraio. Al momento sia Inter che Fiorentina sono tra le prime 8 in classifica in Champions League, in Conference League la Fiorentina e quindi al momento ci sarebbe lo slot a febbraio, però lo sapremo con certezza soltanto a gennaio sostanzialmente. Se invece entrambe le squadre dovessero arrivare dal nono posto in poi della loro competizione europea, ecco, entrambe andranno agli spareggi che si giocheranno, quindi come detto in queste settimane qui, del 12 e 20 se non sbaglio 12 e 20 febbraio dovrebbero essere le date, degli spareggi. Ecco, se entrambe vanno agli spareggi, entrambe le squadre non potranno essere disponibili in quella data. In più ci saranno gli eventuali quarti di finale di Coppa Italia, dove entrambe potrebbero essere protagoniste e quindi a quel punto il recupero, se Inter e Fiorentina vanno agli spareggi e in più vanno ai quarti di finale di Coppa Italia, il recupero slitterebbe addirittura ad aprile, perché anche marzo è completamente pieno e non ci sono date. Quindi gli scenari sono due. Senza spareggi di sicuro si gioca a febbraio, con gli spareggi bisogna capire anche cosa succede in Coppa Italia, ma si rischia di slittare addirittura fino ad aprile per il recupero di questa gara. Qualcuno ha messo in giro la voce che Fiorentina-Inter non può essere recuperata a febbraio perché c'è già Inter-Fiorentina, quindi qualcuno ha detto non si possono giocare andata e ritorno della stessa partita senza che ci siano 8 partite di distanza tra l'una e l'altra. Questa cosa poi in tanti l'hanno fatta rimbalzare, ma in realtà non è così, perché questa regola delle partite di distanza è una regola che vale solo per la compilazione del calendario, quindi
sapete questo calendario asimmetrico che esiste ormai da qualche stagione, per cui se l'Inter avesse affrontato la Fiorentina, diciamo all'ultima del girone d'andata, quindi alla 19ª giornata, prima di giocare il ritorno dovevano passare 8 partite, non si poteva giocare per esempio alla 21ª giornata di campionato. In questo caso però non è un calendario che viene compilato, ma è una partita che viene rinviata, per cui si potrebbe giocare tranquillamente anche nella stessa settimana, sia andata che ritorno nel giro di pochissimi giorni. Detto questo, l'Inter avrà quindi, alla luce di questo episodio, per qualche giorno un doppio asterisco addirittura in classifica, perché a inizio gennaio, come vi dicevo prima, salta anche Inter-Bologna, perché l'Inter sarà impegnata in Supercoppa italiana e quindi anche Inter-Bologna diventerà per qualche giorno un asterisco e sarà recuperata poi il 15 gennaio. Bologna che a sua volta ha un altro asterisco per la partita rinviata contro il Milan, e proprio prima della partita contro il Milan io ero ospite in una trasmissione su un altro canale dove dicevo il problema, almeno secondo me, non è tanto l'asterisco, perché anche all'estero, soprattutto in Inghilterra, ci sono sempre, anche più di un asterisco, ci sono sempre partite che vengono rinviate, turni sfalsati, eccetera, eccetera. Il problema è che alla 14ª giornata di questo campionato abbiamo già 2 partite rinviate, ma con grandissime difficoltà per recuperarle, e più andiamo avanti e più sarà complicato. Non ci saranno sempre meno slot da gestire, per eventuali emergenze. E allora qui io, come dicevo anche l'altra volta, ripeto, c'è una responsabilità gravissima di chi organizza i tornei, perché ogni anno, ogni singolo anno ci troviamo in queste difficoltà e ancora nessuno ci mette mano. Aumentano le partite, i campionati, le coppe, anche la Coppa Italia che viene gestita in più slot, sono sempre più spezzettati, non ci sono mai degli spazi previsti per recuperare le partite, come se poi le cose non accadessero. E in realtà invece le alluvioni o comunque i problemi anche dal punto di vista climatico aumentano, le partite vanno giustamente rinviate per quel motivo, come è normale che sia, che ci sono poi anche degli eventi straordinari perché accadono e finiamo in un caos come l'anno scorso con partita recuperata dopo la fine del campionato. Tutto mentre il dato sugli infortuni si sta facendo sempre più preoccupante, quindi anche il tema delle troppe partite, dei ritmi troppo serrati deve essere affrontato con urgenza, ma so che non lo farà mai nessuno. Sono abbastanza poco fiducioso su questo, perché passa anche dagli calciatori stessi che devono andarsi a ridurre gli stipendi sostanzialmente, perché se i costi delle società sono principalmente legati agli stipendi dei giocatori e le società vogliono giocare sempre più partite proprio per permettersi questi ingaggi, è un cane che si morde la coda e non se ne esce. Chiusa però questa polemica, mi preme fare in questo appuntamento anche i complimenti all'arbitro Doveri, l'arbitro della partita, perché in una situazione così delicata, così scioccante anche, ha saputo gestire il tutto nella maniera corretta dal punto di vista del regolamento, me lo hanno confermato anche degli esperti arbitrali, dopo che tra l'altro nei primi 15 minuti di gara si era già trovato a decidere su 2 situazioni comunque delicate. Una, un contatto in area di rigore proprio tra Bove e Dumfries che ha fatto discutere, per me sinceramente non era calcio di rigore, ma soprattutto proprio sull'azione che precede il malore di Bove, dove Dumfries lancia il pallone in avanti, Ranieri difensore della Fiorentina sbaglia e Lautaro ne approfitta e segna il gol dell'1-0 che poi però viene annullato. Il pallone, come abbiamo visto nelle immagini di OpenVAR che vi condivido, il pallone era completamente uscito da queste immagini che stiamo vedendo sul lancio di Dumfries. C'era qualche dubbio in presa diretta, ma guardando queste immagini sembra completamente uscito. Il guardalinee ha alzato subito la bandierina, ma qui, come dicevo, Doveri è stato bravissimo perché non ha fischiato immediatamente e ha fatto invece proseguire l'azione fino al gol di Lautaro Martinez. In questo modo ha permesso al VAR di verificare che effettivamente il pallone fosse uscito. Non c'è la goal line technology sui falli laterali, però ecco, il VAR sicuramente ci ha potuto mettere un occhio ancora più attento sulla situazione e ha evitato ogni possibile dubbio. Se invece Doveri fosse intervenuto fischiando prima del gol, allora non ci sarebbe stato alcun check del VAR e sarebbe poi giustamente esplosa la polemica. Così invece bravo Doveri, ottima giocata da arbitro d'esperienza che ha poi anche tra l'altro mimato il gesto della rimessa laterale, ha fatto proprio il gesto lì, quindi anche qua qualcuno ha detto si riprenderà la partita dal check del VAR. No, perché guardando il gesto di Doveri si capisce che
è stata assegnata la rimessa laterale e quindi Fiorentina-Inter quando si giocherà si riprenderà dal 16° minuto, ma da una rimessa laterale per la Fiorentina e non da un check del VAR. Vi do anche, come dicevo prima, una chicca di regolamento che riguarda i calciatori che potranno scendere in campo a febbraio o aprile o quando sarà, perché questo di Fiorentina-Inter è un caso differente da Bologna-Milan, che è stata rinviata ma non era ancora iniziata come partita. Quindi qui si stava già giocando e allora ci si chiede chi potrà scendere in campo in Fiorentina-Inter tra qualche mese. Sarà possibile schierare i giocatori che Fiorentina e Inter avrebbero potuto utilizzare anche ieri sostanzialmente, ovvero tutti i giocatori in rosa e non squalificati, quindi disponibili, ma siccome non c'erano calciatori squalificati, quindi tutti i giocatori che erano in rosa ieri potranno giocare quella partita. Ciò significa, ad esempio, che l'Inter potrebbe far giocare anche Pavard, Acerbi e Carlos Augusto, se saranno a disposizione, 3 giocatori che invece ieri erano assenti per infortunio, mentre la Fiorentina potrebbe far giocare Gudmundsson che era in panchina e non era al meglio della condizione. Non potranno giocare invece eventuali nuovi arrivi del mercato di gennaio, cioè giocatori che saranno proprio tesserati a gennaio, quindi non erano disponibili per l'Inter e per la Fiorentina nella partita di ieri. Quindi se la partita si giocherà a febbraio, ecco che Inter e Fiorentina non potranno impiegare eventuali nuovi calciatori che avranno acquistato nella finestra di mercato di gennaio. Era una curiosità di regolamento, fatemi sapere nei commenti se lo sapevate. Per chiudere poi sulla partita c'è stato un avvio di gara un po' difficoltoso per l'Inter, che per certi versi ha ricordato anche l'avvio di Verona con qualche errorino di troppo. Allo stesso tempo abbiamo visto anche come siano bastate 2 folate importanti da parte dell'Inter per andare in porta. Una volta con Dumfries, come detto, con Lautaro Martinez che, aveva fatto il Lautaro Martinez in quell'occasione lì, botta di destro pieno molto forte che non lascia scampo, a De Gea, quindi un segnale incoraggiante su Lautaro Martinez già nei primissimi minuti. L'altra con Bastoni con un lancio di 40 metri, 50 metri che ha pescato Barella tutto solo alle spalle dei difensori, era in posizione regolare e in diretta con Simone abbiamo sorriso perché nel presentare la partita sia nel prepartita che nel giorno precedente, nella mia analisi tattica avevo detto che guardando la Fiorentina, le difficoltà difensive della Fiorentina, soprattutto sui gol subiti, mi ricordavano il Benfica quando ho studiato il Benfica, quando l'abbiamo affrontato per la prima volta 2 anni fa. Quindi avevo detto che per me l'asse Bastoni per gli inserimenti sulla destra avrebbero potuto, creare dei problemi alla Fiorentina e potevano essere decisivi per l'attacco dell'Inter e pronti via vedo Bastoni che lancia per Barella proprio contro come era successo contro il Benfica, mi aveva gasato questa cosa, peccato poi che in questa occasione Barella aveva sbagliato il tacco ed è stato chiuso. Però c'erano alcuni errori di troppo in uscita da parte dell'Inter a centrocampo soprattutto, davanti però dei segnali di pericolosità importanti da parte dell'Inter che mi hanno dato sicuramente delle buone sensazioni. Chiaramente però con tutto quello che è successo questo è passato un po' in secondo piano in questo momento, ne riparleremo eventualmente nella diretta delle 19:30. Fatemi sapere un po' anche voi che cosa ne pensate, vi aspetto nei commenti, vi aspetto poi nel club di Passione Inter, anche oggi come ogni lunedì alle 22 ci sentiremo nella nostra chiamata vocale con i nostri abbonati che possono intervenire ed interagire con me e con il nostro staff, quindi www.passioneinter.club, scusate, www.passioneinter.club, come è scritto qui sotto, trovate anche il link in descrizione, tra l'altro, per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo e interagire con tanti grandi interisti come voi. E vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.